afternoon to all. Buonasera Buonasera a te. a tutti voi. So nice to be together again, I think, after all this time. Bellissimo stare insieme di nuovo dopo tanto tempo. And the last two and a half years have been a challenge for most of us. Gli ultimi 2 anni e mezzo sono stati una grande sfida per la maggior parte di noi. Abbiamo solo un microfono, scusate. Yeah. But I was reflecting on how at this very moment there must be millions of gatherings and meetings taking place. E pensavo come in questo momento ci saranno sicuramente tantissimi migliaia di raduni, incontri che hanno luogo in questo momento, in questo istante. You know, in offices, in conference halls, in people's homes all over the world. E ci sono persone che si incontrano negli uffici, nei congressi, dappertutto, per tutto il mondo in questo momento. People discussing politics, sport, history, the arts, all kinds of subjects. Gente che si incontra per condividere e parlare di politica, sport, business, tanti tipi di argomenti. But there is no more important reason to meet today than to discuss how we can be better humans. Non c'è però un motivo più importante per incontrarsi che questo, ovvero parlare di come migliorare noi stessi. Most meetings are how we can do things better. Quasi tutti i raduni o tutti i meeting girano intorno all'argomento di come fare le cose in un modo migliore. And of course there are good intentions behind that. Ovviamente ci sono dei buoni intenti dietro a quello, Yeah, but to do things better or to perform better is the third stage. ma fare cose in un modo migliore o portare avanti i compiti in modo migliore è un livello, diciamo, terzo livello. What is the stage which comes before being able to do things better? Quale sarà il livello che precede al livello di fare le cose in un modo migliore? The stage before Cosa that viene is prima? how to relate better. E lo stato prima di fare in modo migliore sarà come rapportarsi in un modo migliore. How can we have better relationships with each other? Come avere relazioni migliori gli uni con gli altri. Some of you may know the UNGA is currently taking place. Ma UNGA, General Assembly. magari qualcuno di voi conosce e sa che sta avendo luogo questa assemblea di UNGA, Di chi? l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sì. In every September the world leaders come together at the UN and Adesso? Ogni settembre tutti i leader mondiali si radunano per parlare. Ah, tu devi 2 giorni fa? yeah. So but before doing things better, first how can we be better with each other? Ma prima di fare le cose in un modo migliore, come possiamo stare meglio tra di noi? And before we can improve our relations with each other, first we have to look at ourselves. How is my relationship with myself? E prima ancora di poter stare meglio gli uni con gli altri, dobbiamo imparare a stare meglio con noi stessi. How can I bring out the best from inside me so then my relations with others can improve as well? E allora come posso far sì che il meglio di me viene fuori in modo da potermi poi rapportare nel modo migliore con gli altri? The result of that is we're able to work better with each other. Perché poi il risultato di questo sarà riusciremo a lavorare meglio gli uni con gli altri. So I think, as most of you know, our main focus here is on this. How can I really bring out the best within myself? Come saprete, il focus principale qua in questa scuola è su come tirare fuori il meglio di me, come essere la versione migliore di me stesso. So my relationship with myself is intricately linked
to my relationships with other people. Quindi la relazione con me stesso è direttamente connessa con la relazione che avrò poi con gli altri. And one conclusion I came to many years ago was the two main signs of somebody who's really spiritually evolved. Una cosa che ho capito diversi anni fa è che ci sono due segnali di una persona spiritualmente evoluta. What are two indications, two undeniable indications that someone has really done a lot of work on themselves? Quali sarebbero le due indicazioni indiscusse che qualcuno ha veramente lavorato su se stesso? And it would be the two things which is our topic today. E sarebbero di fatto le due cose che creano l'argomento di stasera. One is a real, genuine, authentic humility. Uno sarebbe una vera e genuina, autentica umiltà. If someone is really humble, that person has done a lot of inner work. Se qualcuno è veramente umile vuol dire che ha fatto un profondo lavoro su se stesso. And the second is the capacity to love is very large. E il secondo indicatore sarà la sua capacità, che sarà vasta, di amare. And I've been lucky enough to observe some very spiritually advanced people over many years. Sono stato anche molto fortunato a poter vedere e osservare persone spiritualmente molto avanti. And I've seen how they've been able to love so many over a long period of time. E queste persone sono riuscite, erano in grado di amare tantissime persone per un lunghissimo periodo di tempo. They've been able to generate a genuine kindness, a genuine good wish for whoever came in front of them. Erano in grado di generare una gentilezza genuina per chiunque gli veniva davanti. And I just felt that's the most valuable thing a person can do. E pensavo che questo deve essere la cosa di più grande valore che una persona può fare. And these people were relatively uneducated in terms of the world. E queste persone che vedevo erano persone relativamente poco educate rispetto ai livelli del mondo, But highly istruite, scusate, highly literate in terms of knowing how to love. ma molto educate o istruite nella materia di amare. And I think we'd all agree the main missing ingredient in the world today is love. Penso che possiamo tutti essere d'accordo che l'ingrediente più mancante nel mondo di oggi è la capacità di amare. But it's also a very misunderstood word. Però è anche una parola molto capita male, Sì. malintesa. So let's start by maybe asking you that what synonym could you use for the word love? Chiederei a voi che sinonimo potreste usare per la parola amore. Un One, sinonimo, una parola. just say one word. Dite solo una parola a testa? Empatia. Empatia. Empathy. Wisdom. Saggezza, ha detto? Compassione. Compassion. Rispetto. Yes. Acceptance. Accettazione. Benevolenza. Yeah. L'ho distratto, scusa. Gioia. Gioia. Joy. Generosità. Mm-hmm. Misericordia, Mercy. Ascolto. Listening. To listen. Yeah. Condivisione. Sharing. Pazienza. Patience. Eternità. Eternità. Eternity. Potenza. 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 Forza. Power. Potenza.
You know, we could keep going around all evening Potremmo continuare, no? Tutta sera? because this word contains actually all the qualities, all the goodness. Perché questa parola le contiene tutte, no? Le qualità e tutta la bontà che c'è. Yeah. But if that is what love is, then why does it sometimes dry up? E quindi se quello veramente è quello che l'amore è, tutto quello che avete detto, perché si prosciuga? Perché si asciuga? Perché si prosciuga? Se è tutto quello che avete detto, perché si prosciuga? Perché finisce, dici. Yeah. And why may it be very, very high one day and very low the next day? Perché a volte un giorno è molto alto il livello d'amore, a volte basso magari il giorno dopo. What's Come mai? going on there? What is the story which causes our love to fluctuate? Cos'è che causa le fluttuazioni nell'amore? Are there, L'ego. Cos'è che causa? L'ego. she didn't say Lego, right? Lego, not the Lego. Lego. The ego. game. Legoland. Yes. Are there different kinds of love? Ci sono diversi tipi di amore? Yeah. Let's look at two main types of love and what is needed to keep the love clean. Vediamo due tipi di amore e che cosa ci vuole per mantenere l'amore pulito. Now, one thing is for sure that any quality has a counterbalance, has another side to it. È anche vero che ogni qualità, ogni virtù ha il suo opposto, ha il lato opposto. Yeah. Now, mostly the kind of love that people experience today is what is known as materialistic love. La maggioranza dell'amore che si sperimenta oggigiorno è più un amore materialistico. Yeah. And that's the kind of love you may experience when, for example, you are given attention, someone is nice to you. E magari quello sarebbe il tipo di amore che uno prova quando gli viene data attenzione, quando qualcuno ti mostra gentilezza, Or when you encounter the virtues in another person. o quando entri in contatto con le virtù di un'altra persona. So you may feel that there's some kind of resonance there between you and some other person. E allora magari senti che c'è forse un qualche tipo di risonanza tra te e l'altro. And this kind of love we're talking about is in all different forms of relationships. E questo tipo di amore che descrivevo si presenta in tutte le tipologie di relazioni. That's what people say, there's a connection with this person. Tipo uno dice c'è una connessione con questa persona. But what tends to happen in our naivety is that unless I've established a good connection with myself, I can't have a good connection with other people. Ma quello che tende a succedere per motivi ingenui, per dire non apposta, è che cerchiamo di avere buone relazioni con gli altri senza prima avere buona relazione con noi stessi. If I haven't built a solid self-esteem within my own self, Se non ho creato un autorispetto, autostima solido con me stesso, if I haven't developed a mature relationship with myself, se non ho sviluppato una relazione matura con me stesso, then I'll use another person as a substitute for me in my relationship with myself. allora userò un'altra persona come sostituto a me stessa nella relazione con me stessa. And nobody can be you in your relationship with yourself. Ma nessuno può essere voi stessi nella vostra relazione con voi stessi. So what tends to happen there is then we project unreal expectations onto some other person. E quindi la cosa che succede è che tendiamo a proiettare delle aspettative non realistiche sugli altri And we don't even realize that we have done that. e non lo realizziamo neanche di averlo fatto. How do you realize that
you have projected unreal expectations onto someone. Can you say it again? How do you realize that? Come si fa a realizzare che uno ha avuto delle aspettative non realistiche per qualcuno? Come si realizza? Come si capisce? The point of realization comes when they are unable to meet your expectations. Il punto per poterlo realizzare sarà quando loro non sono in grado di soddisfare le vostre aspettative. You know, or they are unable to respond in the way that you would like. O non sono in grado di rispondervi come voi volevate che rispondevano. Then one experiences disappointment. E allora uno prova delusione. And it's like the air has gone out of the balloon. E l'aria è andata dal palloncino. And then it's time to get real. E allora è arrivato il momento di diventare realisti, reali. So what's happening there? What's happening there is, there is an imbalance. Quindi quello che succede è che c'è squilibrio. Now, in a balanced relationship with any other person, could be parent, child, and partner, friend, teacher, student, there's always two things that must go together. In una relazione equilibrata, che sia una relazione con i genitori, con i fratelli, con gli amici, qualunque sia la relazione, There's two things must be balanced. le due cose, i due aspetti devono essere equilibrati. Yeah. On the one side, love, Da un lato amore something else on the other side. e qualcos'altro dall'altra parte. What do you think comes here Secondo voi, to keep the balance? per mantenere l'equilibrio, da un lato amore, dall'altro Amore. They're all saying love. More love. più amore. Love and something else. Però no, da una parte c'è amore, dall'altra parte qualcos'altro però. Non amore. Eh? Tolleranza. Tolerance. Well, tolerance is a sign of love. La tolleranza è un segno dell'amore. Consapevolezza, rispecchiamento. Awareness. Awareness, okay. Umiltà. Humility. Humility, we're going to come to that. Arriviamo all'umiltà. Autostima. Self-respect. Self-esteem. That's always the right answer in Quello è everything. sempre la risposta giusta. Ci vuole la volontà. Will. Well, Mm. but the other side is what we describe as detachment. L'altra parte è quello che descriviamo come distacco. That has to be explained, of course. Va spiegato, ovviamente. So what happens is that usually we place too much emphasis on the side of love. Quello che succede è che di solito mettiamo troppa enfasi sul piatto dell'amore And then this begins to go out of balance. e iniziamo a squilibrarci And this will change. e poi questo cambia So that love changes into possession. e quell'amore a quel punto cambia e diventa possessività. So in my mind, I am trying to own another person. E così nella mia mente cercherò di possedere una persona And then this will change into controlling behavior. e poi il possesso si trasforma e diventa un comportamento da controllo, Where I want someone to behave according to how I wish. dove voglio che qualcuno si comporti in accordo a quello che dico io And if they don't, then I get upset. e se non lo fanno mi irrito And I will say, what gives you the right to behave as you wish? e gli dirò che cosa ti dà il diritto di comportarti come vuoi tu. We don't say it in those words, but we say it's like, you bother me, or this upsets me, or this, I don't like the way you talk. But what I'm really saying is, please behave as I wish, not as you wish. È chiaro che non lo diciamo a parole, però nella mente gli diciamo guarda, quello che tu hai fatto o detto mi ha creato dei disturbi
E in realtà stiamo dicendo io voglio che tu ti comporti come dico io. Then from controlling the next stage, we make demands. E dal controllo inizieremo a fare delle pretese. Demands. If you don't do this, then I won't do that. Cioè, se tu non fai quello, io non farò questo. Unless you do ABC, I'm not going to do X, Y, Z. Se tu non fai ABC, io non farò le altre lettere. So the love is becoming corrupted. E così l'amore diventa corrotto. Yeah? And it is entering into a dependency. E entriamo in una fase di dipendenza. Yeah? And we are placing pressure onto another person to conform to my wishes. E iniziamo a dare delle pressioni sull'altro perché si comporti come diciamo noi o vogliamo And it noi. becomes a full-blown attachment. E diventa una palla di attaccamento, un pallone. If that individual behaves with others as I would like them to behave with me, then jealousy arises. E se quella persona si comporta con gli altri come io volevo che si comportasse con me, lì la gelosia. So the love has gone wrong. E così l'amore è andato storto, è andato male. And something which started off giving a person an emotional high is now giving an emotional low. E quello che all'inizio dava alla persona un high emozionale, adesso glielo darà un basso, un low emozionale. Yeah? That's what all the pop songs are about. E tutte le canzoni pop parlano di questo. Isn't it? When people sing about their emotional pain. Perché cantano tutti, no, del loro dolore emotivo. And we listen to that. E noi lo ascoltiamo. We buy the poster of the singer. E compriamo pure il poster del cantante. Put it on our walls. E lo mettiamo sui muri. It's my hero. E lui è il mio eroe. So that's because the detachment part is missing. E questo solo perché mancava il piatto del distacco. Now, what does it mean, detachment? Ma cosa vuol dire distacco? It means, you learn that there has to be some healthy space between you and any other human being. Vuol dire imparare che ci deve essere uno spazio sano tra me e qualunque altro essere umano, In order for the love to remain clean and pure. in modo che l'amore possa rimanere pulito e puro. So the law of pure love is you can care and you can share. La legge dell'amore puro è che puoi prenderti cura e puoi condividere, You can encourage, you can inspire. puoi incoraggiare, puoi ispirare, You can support, you can help. puoi dare supporto, puoi aiutare, But ma you cannot possess. non puoi possedere. Even in your mind, if you try to possess another person, you're breaking the law of pure love. Anche se uno lo fa solo nella mente, di cercare di possedere un altro, vuol dire che sta rompendo la legge dell'amore puro. And whenever you break a law, there is a penalty. E quando c'è rottura di una legge, c'è la punizione. The penalty is disappointment, upset. E la punizione sarà delusione Upset, getting upset. e essere irritati. Now, what have we been hearing all around the world for the last 2 years? Cosa abbiamo sentito per tutto il mondo negli ultimi 2 anni? Keep your social distance. Mantenere distanza sociale. Why? Perché? Why we are told, 1.5 meters, 2 meters. Perché Why? ci dicevano tenete 1,5 metri, 2 metri. Per evitare la contaminazione. C'è una contaminazione del virus e contaminazione emotiva, relazionale. So C'è to questa avoid the paura. contamination, yeah. Exactly, yeah. That's right.
In the same way, Piena. we have in our relationships we have to keep a spiritual distance. Allo stesso modo, infatti, nelle nostre relazioni bisogna mantenere una distanza spirituale. What is spiritual distancing? E che cos'è la distanza spirituale? It's finding that healthy distance so that if even a very close person to you is upset, in a bad mood, has a bad day, you won't be contaminated by their stress or their anger or their fear. Vuol dire mantenere questo spazio sano tra te e l'altro in modo che le sue emozioni non influenzino te. Sì. Yeah? Yeah. So it allows you to keep your love and your good wishes intact for the other person. Ovvero ti permette di mantenere pulito l'amore che hai per l'altro. And this is very important in maintaining this balance of being detached and loving. E questo at the infatti è same molto time. importante mantenere questo equilibrio tra essere distaccati e amorevoli. Now I show this little example with my hands Vi faccio vedere questo esempio con le mie mani. that between any two human beings, any can be a parent and child, partners, anyone, healthy distance should be there, spiritual distance. Tra qualunque due esseri umani, che siano genitori e figli, amici, qualunque sia la relazione, ci deve essere distanza sana tra i due. In some parts of the world, people are like this. In alcune parti del mondo le persone sono così, They're too far apart. troppo distanti, Maybe in some northern European countries. magari a nord. Actually, one of our coordinators, one of our people in Finland was telling me a joke once. Una volta una delle insegnanti Brahmakumaris in Finlandia mi raccontava una barzelletta. It's just during the COVID time, she was saying, we're waiting for the government to tell us you no longer need to be 2 meters apart from everyone. Lei diceva che durante il Covid aspettavano il governo di dirgli che non dovete più stare 2 metri a distanza, So that we can go back to being 6 meters in apart. modo che possiamo tornare ad essere 6 metri a distanza. So they Sono like their, avvicinati, they like their space. cioè gli piace il loro spazio. So emotionally, some people are a bit too far apart, In alcune parti appunto sono troppo distanti and that may cause you to feel so and so is a bit uncaring, distant, and very cold. e a livello relazionale quando c'è tanta distanza così l'esperienza potrà essere che l'altro è un po' freddo, distante, che non ha tanta cura. Where I live, people tend to be like this. Dove io vivo le persone tendono a stare così. Yeah? How is it here? Qua com'è? Più o meno. Italy, like More or this? less, more or less like that. Più o meno. Similar. Huh? Simile? I think this is not good, but also this is not good. Né uno né l'altro vanno bene. But the right way to be is like this. Il modo giusto sarebbe quello. Be close, Vicini, be caring, avere cura, be sharing, condividere, be present, esserci, but don't be stuck. ma non appiccicati. Come diceva una canzone di Battisti, vicini ma irraggiungibili. Is it? There was a song of someone who said, "Be close, but unreachable." Okay, that's an interesting phrase. Thank you for that. Yeah. Because if you are stuck to someone emotionally, Perché se emotivamente uno è attaccato o appiccicato a qualcuno, then one day if that person has a bad day or goes a bit crazy, allora se un giorno quell'altro si sveglia male, it will affect you a lot. avrà tanto impatto su voi. You know, even things like someone didn't say good morning to you the way you like it, Anche solo il non darvi il buongiorno come avreste voluto, cause a emotional earthquake, per un motivo di un terremoto emotivo, or someone didn't look at you o può As- causare terremoto emotivo. with scusate. that, nice look that you're used to.
o magari qualcuno non vi guarda con lo sguardo carino come faceva una volta, Can create lots of waste thoughts in your mind. può creare tanti pensieri sprecati. But if you're like this, Ma se siete così, someone has a bad day, goes a bit nuts one day, qualcuno si sveglia male, che diventa un po' fuori, you are still stable. l'altro rimane stabile lo stesso. Your stability will help the other one to stabilize. E la vostra stabilità aiuterà l'altro a ritornare, It means you won't buy into somebody's emotional drama. ovvero non vi coinvolgerete troppo nel dramma emotivo dell'altro, But you're really able to help and uplift and support that person. ma sarete in grado di aiutare, sollevare e sostenere l'altro. Yeah? And again, I've seen this in these great examples I mentioned, how they available for hundreds, but they never get lost in somebody else's life. E questo lo vedevo in quei personaggi che citavo all'inizio, lo vedevo che erano magari disponibili per centinaia di persone senza mai cadere nella storia di qualcuno, entrare troppo nella storia. Now what about the heart? E il cuore? Yeah? Now there's three kinds of heart that one can have. Perché ci sono 3 tipi di cuore che uno può avere. 2 types you should not have, the third type you can have. 2 tipi che non bisogna avere e uno invece sì. So the first type of heart to not have is called a soft heart. Primo tipo di cuore che non bisognerebbe avere sarebbe il cuore soffice, tenero. The person with a soft heart is too fragile, La persona del cuore tenero diventa troppo fragile, gets upset easily. si irrita facilmente. Yeah? Even by hearing about somebody else's problem, the person hearing about it feels worse than the person with the problem. Anche se ascolta delle disgrazie di un altro, rimane più male dell'altro solo ascoltando le disgrazie. So such a person cannot really help you because he or she, suffers on your behalf. Una persona di questo tipo non vi può aiutare tanto perché soffrirà per conto vostro And that's not real love, it's not real friendship. e non è amore vero e non è amicizia vera. Second type of heart to not have Secondo tipo di cuore da non avere is the hard heart. è il cuore duro. So a hard heart is like you are talking, you may be sharing your difficulty or problem, but you feel this person doesn't care. Magari condividi con questa persona del cuore duro le tue difficoltà, i tuoi problemi, eccetera, ma percepisci che non gli interessa. It's like talking to a wall, È un po' come parlare a un muro. or worse, talking to a fridge, a conversation with a fridge. O parlare con un frigorifero. Just get a blast of cold air and a strange sound. Un po' di aria fresca e rumore da frigo. So these are the two extremes, soft-hearted and hard-hearted. E quindi 2 estremi, no? Il cuore tenero e il cuore duro. But the third type of heart is the one to go for. Il terzo tipo di cuore però è quello da avere. Now what do you think that one is? Avere. E cosa pensate che sia? Il cuore giusto da avere? La via di mezzo. La via di mezzo tra il cuore duro e il cuore soft. La via di mezzo? In between. In between? Yeah. Yes, okay, let's give it a name. Let's give a name to E that. se gli diamo un nome? Equilibrium, Balance. balance. Amore puro, non so. Pure love? Amore incondizionato. Unconditional. Yes, these would be the indications of that. Sarebbero sì le indicazioni, But that's what we call as a strong heart. ma lo chiamiamo il cuore forte. So a strong heart means, okay, you're talking to someone, you're sharing your problem, your challenge, your difficulty with a strong-hearted person. Ok, abbiamo una persona del cuore forte, gli parliamo, gli
condividiamo i nostri problemi, le difficoltà, eccetera. That person is listening, is present, is there for you. Lui ascolta, è presente, c'è, And at that very moment is making you feel better with their vibe. e in quell'istante vi fa anche sentire meglio, solo con la sua presenza, con la sua vibrazione. But that person is also completely detached from you. Ma quella persona allo stesso tempo è anche completamente distaccata And therefore is able to see the full picture of your situation. e perciò è in grado di vedere l'immagine intera, il contesto intero, And therefore can say something or do something which can really help you. e potrà dire qualcosa o fare qualcosa che può essere utile, d'aiuto. You know, their help to you won't be a reaction like, a knee-jerk reaction. Il loro aiuto non sarà una forma di reazione, But it's going to enable you to become stronger. ma sarà un modo per aiutare voi a diventare più forti. So it is said, in real or pure love, the other person grows, actually. You grow and the other person also Si grows. dice infatti che nell'amore puro, nell'amore vero, si cresce, sia l'uno che l'altro. You enable someone to open their wings and to reach their full potential. Uno permette all'altro di aprire le proprie ali e raggiungere il proprio potenziale. And this is real, love in friendships. E questo è l'amore nell'amicizia. Now, who do we call a friend, for example? Chi chiamiamo amico, per esempio? A friend isn't just someone nice to you, but someone who helps you. L'amico non è solo qualcuno di simpatico, ma è anche qualcuno che aiuta. You need a ride, you need help, you need support. A friend is someone who can do something for you. Hai bisogno di un passaggio, hai bisogno di una mano, hai bisogno di un supporto. L'amico è qualcuno che ti aiuta. But the highest form of friendship, the highest purpose of friendship, Ma la forma più alta di amicizia is to enable someone's spirit to fly. è aiutare a qualcun altro di volare spiritualmente. To enable someone to believe in themselves. Aiutare all'altro di credere in se stesso. Not just temporarily, but really to help them stand on their own 2 feet. Non solo temporaneamente, ma aiutarlo a stare sui propri piedi And then to softly disappear. e poi piano piano sparire. Not to hang around for the applause. Non rimanere per gli applausi. And a person like that is a real friend. E una persona così si può definire come un vero amico. And that's the kind of love which we call a spiritual love, which I think is the need of the hour. E quel tipo di amore sarebbe quello che potremmo chiamare amore spirituale, che è il bisogno di questo momento. Imagine, for example, somebody has fallen into a hole. Immaginatevi qualcuno magari cade in una buca, Yeah. What to do? che fare? Now, if you're soft-hearted, you may feel very sorry for that person. Se siete del cuore tenero magari vi dispiace tantissimo per l'altro che è caduto. You're feeling lonely down there. Ti senti solo laggiù? So you may jump down in the hole with them O magari vi buttate giù anche voi dentro la buca to give them some company. per dare un po' di compagnia. Now you both need someone to help you. E allora tutti e due avrete bisogno di qualcuno per darvi una mano. But to really help that person, you have to be out of that hole. Ma per poter aiutarlo dovrete stare voi fuori dalla buca. Then you can maybe throw them a rope or, give them a hand to help them come out. Allora potrete buttare giù della corda o dargli una mano per salire. That's called detachment. Quello si chiama distacco. Yeah. But if I fall into the same emotional hole as another person, I can't help them. Perché se io cado nella stessa buca emotiva dell'altro, non lo posso aiutare. Sometimes people feel that, let's say I'm very upset and very angry, and I'm telling you my problem. Mettiamo che io sono molto arrabbiato, sto molto male e ti racconto i miei problemi. And
you're listening to me, mi ascolti but I notice you're not getting upset like I am. e noto però che tu non ti stai arrabbiando come sono arrabbiato anch'io. And I think, you're not listening to me, are you? E allora dirò, ma non mi ascolti? I want you to feel as angry as I am about Voglio this che anche person. tu ti arrabbi come mi arrabbio io. Guys, you're not my friend. Allora vuol dire che non sei mio amico. So we expect others to suffer with us, and we think that's friendship. Perché ci aspettiamo che gli altri soffrano, cioè soffrano con noi, come noi, e lo chiamiamo amicizia. But real friendship, real love is you help me to feel better. Ma la vera amicizia e la vero amore è quando tu mi aiuti a stare meglio. So how do you do it? E allora come si fa? Well, everything is connected to what you choose to see. Perché tutto è connesso con cosa scelgo di vedere. In any situation, you have a choice what you choose to see in that situation, in that person. In qualsiasi situazione hai sempre una scelta cosa vedere in quella persona, in quella situazione. I can see what I can see with my eyes, or I can see what I see with my spiritual eye, my third eye. Posso vedere solo quello che vedo con gli occhi fisici o posso vedere quello che il mio occhio dell'anima mi permette di vedere. Give you an real life example. Vi faccio un esempio. Once I was doing a talk somewhere many years ago, Una volta, diversi anni fa, facevo una conferenza, similar kind of topic, argomento simile a questo. and one lady, she gave a very wonderful example. E una signora ci ha raccontato un esempio molto bello. She was a mother and her son was about maybe 14 years old, she said. Lei era una madre e suo figlio aveva sui 14 anni. She said, when my son was 10, he said something which shocked me. E diceva che quando mio figlio aveva 10 anni ha detto qualcosa che mi ha scioccato. He said to me once, Mom, I'm not just your son, but I'm also a human being. Mi ha detto, mamma, non sono solo tuo figlio, sono anche un essere umano. And she went like, where did he get this from? E allora lei si è chiesta, ma da dove gli è venuta questa? When she thought about it, she realized he's right E actually. poi pensandoci su, ha realizzato che aveva ragione. That she was treating him as her property. Realizzava appunto che fino allora lo trattava come se fosse sua proprietà, Her personal possession, un possedimento personale, and was a bit too controlling over him. ed era un po' troppo nel controllarlo. And then she said, from that time onwards, we've had like another dimension to our relationship. E diceva che da quel momento in poi hanno sviluppato un'altra dimensione nella loro relazione. So the mother and son relationship is there, Quindi la relazione madre-figlio c'è, but in addition, we have this relationship of two spirits traveling through time together. ma oltre a quello siamo come due spiriti, due esseri che viaggiamo nel tempo di fianco all'uno all'altro. So this detachment has entered into our relationship, E questo tipo di distacco è subentrato nella nostra relazione, and diceva, the love has become more clean and pure. e l'amore è diventato più pulito. And in fact, that's what's missing in all our relationships today. E di fatto è il tassello mancante in tutte le relazioni oggi. You know, our primary relationship is our soul-to-soul relationship. E la loro relazione primaria era da anima a anima. Even before someone is your son or daughter, first, that's another soul. In generale la nostra relazione primaria sarebbe quella, ma anche prima di avere un figlio siamo anime, l'altro è anima. Even before someone is your husband or your wife, first, there is a soul-to-soul relationship. Prima di vedere qualcuno come marito, moglie, insomma tutte le relazioni, siamo innanzitutto anima e anima. And even you meet some complete stranger, you know, in a shop or at the airport or anywhere, first time you're seeing that person and you never see that person again. E anche se incontri qualcuno di totalmente straniero, lo incontri al bar, all'aeroporto, dovunque, e non lo incontrerai mai più magari,
question is, when I see another human being, what do I see first? La domanda è, quando vedo un essere umano, cos'è che vedo? Do I see the Come prima race, cosa. the skin color? Vedo la razza, il colore della pelle, Do I see male or female? vedo maschio, femmina, Do I see what country, what nationality, what religion? vedo la nazionalità, religione, da dove viene, Do I see maybe the socio-economic demographic? vedo il socio-economico, demografico, Or do I see, here is another soul? o riesco a vedere qua c'è un'altra anima. If I see myself as a soul, a spiritual being, I see you as a soul. This is the basis of our love becoming real, genuine, authentic. Se io riesco a vedere me stessa in quanto anima e l'altro come anima, questa è la base di una relazione di amore. We call this soul conscious vision. E lo chiamiamo uno sguardo in coscienza d'anima, una visione The in more you coscienza d'anima. work on this, the more you establish this way of seeing others, Più uno sviluppa questo modo di vedere gli altri, from inside you will be a natural acceptance and a natural respect. da dentro ci sarà un'accettazione naturale, acceptance Respect. e rispetto naturale. You know? So that the key to be able to do all of these things is the soul conscious experience. Quindi la chiave per riuscire a fare tutto questo è l'esperienza della coscienza d'anima. It's also true that one day, whoever you are close to will go away. È anche vero che chiunque avete nella vostra vita vicino, un bel giorno se ne andrà. Right? Time will separate you one day. Il tempo prima o poi vi separerà. We know this, Lo sappiamo, right? vero? Everyone in this room one day will move on. Tutti in questa stanza un giorno se ne andranno. Everyone in my family, everyone in your family, everyone in your families will one day move on. Tutti nella mia famiglia, nella tua famiglia, nella famiglia di ognuno di voi, un giorno se ne andranno. Theoretically, we know this, right? Teoreticamente lo sappiamo, no? When it happens, we get shocked. Poi quando succede è uno shock. That's because as we go through life, we forget everyone is an eternal and unique soul. È perché man mano che andiamo avanti con la vita ci dimentichiamo che di fatto ognuno è un'anima eterna. So our first relationship, our spiritual relationship, needs to be resurrected. Ci deve essere una sorta di resurrezione It's della nostra raised up. relazione o innalzata della nostra relazione spirituale gli uni con gli altri. This makes you emotionally very strong, very stable. E questo ci renderà molto forti e stabili a livello emotivo. So something we practice, and some of you do it already, but it's just something to remind you of. E quindi una cosa da praticare e infatti ve lo volevo ricordare, That when you see another person, che quando vedete un altro see the center of the forehead. guardatelo al centro della fronte Just visualize a shining star in the center of the forehead. e visualizzate una stella brillante al centro della fronte Be aware, looking through the eyes is a soul. e al centro della fronte questa stella che guarda attraverso gli occhi c'è l'anima. Through this also you face and you finish your fears. Tramite questa pratica uno affronta e poi supera le proprie paure. The more you practice it, the more you feel free from anxieties and Più uno lo Reactions and so pratica e più sarà libero dalle varie ansie. and then from inside you, love comes out, not as material love, but as spiritual love. E da dentro poi emerge l'amore, non un amore materiale, ma l'amore spirituale. And in fact, your love for others will be an overspill of the love which you're experiencing inside you. Ok, what's an overspin? Overspill? Nobody knows? Google Translator. Overspill means
let's say you're pouring water into the glass, it spills over. Ah, ok, ok. Quindi l'amore per gli altri sarà perché il vostro amore interiore trabocca. Yeah. I use examples in nature. Think of the sun, for example. Pensate per esempio al sole. The sun just gives its heat and its light. Il sole semplicemente emana luce e calore. So one particular sunny day, we can close the curtains and block the sun. E un giorno di tanto sole noi possiamo, se vogliamo, chiudere le tende e bloccare fuori il sole. Does the sun get upset? Il sole rimane male? It doesn't really bother the sun, does it? Non gli interessa, mi sa. Next day, sun will still shine. Il giorno dopo il sole ancora fa la sua parte. He won't say, yesterday you people blocked me, today not going to shine on you. Non vi dirà, ieri mi avete bloccato fuori, oggi basta. In the same way, as you emerge this spiritual love from inside you, your love to others is not based upon their behaviors. Allo stesso modo, man mano che l'amore interiore cresce, voi lo darete indistintamente e il comportamento degli altri non vi importa. You're sharing your love because that's who you are. Condividerete l'amore perché è quello che siete. Not because someone is nice to you or someone has special attention giving you. Non vi comporterete in un modo amorevole con qualcuno perché lui è carino, ma perché l'amore è quello che voi siete. So as you can understand, to love at that level, you need strength. Però si capisce che per poter amare a quei livelli ci vuole forza. Because without strength, these are poetic and romantic words. Perché senza la forza sono parole poetiche e romantiche. Yeah? But we need strength to make it real. Abbiamo bisogno di forza per rendere vero questo concetto. That strength comes really from the practice of regular meditation, paying attention to your thoughts throughout the day. E questa forza viene dalla pratica, dalla meditazione quotidiana. Conserving your thought energy, using it in a better way as you go through the day. Usare l'energia dei pensieri in un modo migliore durante il giorno. And such a person becomes more and more valuable to everyone. E una persona tale avrà più valore per gli altri. Now, in the last 5 minutes, coming to humility. Ultimi 5 minuti dedicati all'umiltà. 10 minutes maybe. Magari 10. Again, humility is, again, another word which can be very much misunderstood. Di nuovo, l'umiltà, come l'amore, è una parola che può facilmente essere malintesa. What are the signs of humility? Quali sono i segnali dell'umiltà? A person who's genuinely humble, what would be the Una persona indications? genuinamente, in un modo genuino, umile, come sarà? Compassionate and smiling. Okay. Una che ascolta. Someone who listens. Sa accettare i complimenti, Fa. sa accettare, è in grado di Knows accettare i how to complimenti. accept compliments. And someone, yeah. That's an interesting one. Yeah. È modesto anche se ha tante virtù. Modest, even if he has lots of virtues. Che non aspetta niente di Don't expect anything, and he's self-confident. Non è competitivo. Doesn't enter in competition. Doesn't enter competition. It's not competitive. He doesn't show off. Yeah. And Huh? Doesn't have an ego. yes. Non prevarica l'altro, non prevarica l'altro. Come dire? È umile, si mette allo stesso Oh, he livello. doesn't take advantage. Yeah. Yeah. All these again, we can keep going round and round. Di nuovo possiamo infatti dire tante. And it's so important to discuss these things. È molto importante, no? Parlare di queste cose. But one important thing I think to realize is humility is a strength, not a weakness.
Una cosa importantissima da realizzare è che l'umiltà è una forza, non una debolezza. And a person with real humility can say, I was wrong. Una persona umile riesce a dire ho sbagliato Without feeling bad. senza stare male, Or your idea is better than mine. oppure potrà dire la tua idea è migliore della mia. So it's not an emptiness, but it's a fullness. L'umiltà non è un vuoto, ma è uno stato di pienezza. And the classic example is of a tree which is laden with fruit. E l'esempio classico sarebbe un albero carico di frutta. What does it do? L'altro Cosa fa? Cosa? Yes, the branches bow down. I rami si inchinano. So a person who's really full of self-respect, the attitude will be of humility. Una persona piena di autorispetto avrà l'atteggiamento di umiltà. And as we mentioned, the balance of detached and loving, so the balance here is of self-respect and humility. Come abbiamo menzionato l'equilibrio tra amore e distacco, l'equilibrio qua sarebbe umiltà e autorispetto. And these two are two sides of the same coin. E sono di fatto due lati della stessa moneta. So real humility contains full self-respect. La vera umiltà contiene pieno e completo autorispetto. And genuine self-respect manifests as humility. E autorispetto genuino manifesta umiltà. So let's see how it works. E vediamo un po' come funziona. Again, if you go to extremes, it becomes corrupted. Di nuovo, se uno va negli estremi, diventa corrotto. That's a nice song. Oh, it's a commercial break. Pausa pubblicità. So let's say there's only emphasis on humility, but I forget about self-respect. Mettiamo che l'unica enfasi rimane sull'umiltà e mi dimentico l'autorispetto. So what will that humility change into? E in che cosa cambierà l'umiltà? Compiacenza. Compiacenza? Io non le conosco queste parole. Come si dice? Comunque è sempre una sorta di manifold. Pleasing. Oh, si diventa Pleasing. fantozzi. vabbè, Lui non lo quello. conosce. Puppets. You become like a puppet. Like a puppet, yes. Yeah, Mhm. yeah. Dipendenza. Become subservient. Sottomessi. Sottomessi. And you feel that you are of less or of no value. E uno inizia a sentirsi di poco o nessun valore. What some people call as the doormat syndrome. Tipo la sindrome del tappeto, lo zerbino. I am useless, I am nothing, I have no value. Sono inutile, non sono nulla, non ho nessun valore. And sometimes people misunderstand that as humility. E a volte uno prende quello come umiltà. But in real humility, you are not suffering. Ma nella vera umiltà uno non soffre. That state of subservience is you feel an inner emptiness. Ma in quello stato di essere sottomessi c'è l'esperienza di vuoto interiore. And there's one part of you is rejecting another part of you. È come se una parte sta rifiutando un'altra parte, sempre dentro. So their genuine self-respect is missing. Perché lì manca l'autorispetto genuino. Now if we go to the other side of the Se equation, andiamo dall'altra parte della bilancia, self-respect, if there's too much emphasis on that, se c'è troppa enfasi sull'autorispetto, then what happens? allora cosa succede? Arroganza. It changes into arrogance, no? Diventa arroganza. And that's more, obvious to see. È più ovvio, no, da vedere, più Where all facile, the emphasis is upon me. dove tutta l'enfasi è su me.
And I believe I have the best ideas. E credo di avere io le migliori idee. I must be seen, I must be heard. Devo essere visto, devo essere sentito. Yeah. And if I have an idea, you didn't hear it, she said the same idea, you need to know I was the source of the idea. Ho avuto un'idea, tu non l'hai sentita, lei ha avuto la stessa idea e hai sentito quello che ha detto lei, allora devo spiegare che l'idea l'ho avuta io prima. So I, me. Io, me. Yeah. Now we can see that this is the obvious form of ego. Possiamo vedere che questa è la forma più ovvia, no, dell'ego. Arrogance is a very obvious sign of ego. L'arroganza è un segno molto chiaro dell'ego. But also we know that within arrogant behavior there is a small child. Possiamo anche sapere che all'interno di un comportamento arrogante c'è però un piccolo bambino. And the little child is saying, I need love, I need attention, I need some praise. E quel bambino sta dicendo ho bisogno di amore, ho bisogno di attenzione, ho bisogno di lode. Yeah. Because of lack of self-respect, trying to get respect from others. Perché ci sarà mancanza di autorispetto e ricerca quindi di rispetto ad altri. But just as this is, arrogance is an obvious sign of ego, so subservience is another form of ego. E così come l'arroganza è una forma ovvia dell'ego, essere sottomessi è un'altra forma sempre però dell'ego. Sometimes described as arrogance is the big head of ego and subservience is the small head of ego. A volte si dice che l'arroganza è la testa grossa dell'ego e l'essere sottomessi è la testa più piccola dell'ego. Or the obvious ego and the inverted ego. L'ego ovvio e l'altro è l'ego invertito. But when we are able to reach a balance between these two things, Ma quando riusciamo a trovare l'equilibrio tra questi due, then the result is I accept myself, I believe in myself, I value myself, il risultato sarà credo in me stesso, accetto me stesso, rispetto me stesso, but I am open to learn from you. ma sono anche aperto ad imparare da te. You know, so both these things are there. Quindi ambedue le cose ci sono. And to get that balance, I find is a lifelong project. E raggiungere questo equilibrio credo che sia un progetto a vita. We can continue to refine self-respect, humility. Possiamo sempre continuare a migliorare e raffinare questo equilibrio tra autorispetto e umiltà. So in self-respect, I'm offering the best of who and what I currently am. Con l'autorispetto sto offrendo il meglio di quello che sono attualmente, But with humility, I'm open to learn and continue to grow. ma con l'umiltà rimango aperto ad imparare e a crescere. And I'm quick to admit my mistakes, so not wasting time in ego battles. E velocemente ammetto i miei errori e sono disponibile a migliorare. Yeah? So as our friend mentioned earlier, to be egoless, it's a high destination. Come qualcuno diceva prima, essere senza ego è una destinazione molto alta. Zero ego equals zero suffering. Zero ego è uguale a zero sofferenza. All the hurt emotions, ups and downs, are the result of the ego. Tutte le emozioni dolorose, eccetera, tutte risultato dell'ego. So how to reach that? E quindi come fare a raggiungere questo? Well, you can add something to I am a soul. Possiamo a questo punto aggiungere qualcosa alla frase, all'idea io sono un'anima, You can experience all the different qualities of the soul. e possiamo sperimentare tutte le diverse qualità e virtù dell'anima. I'm a peaceful soul. Sono un'anima pacifica, Tomorrow, I'm a loveful soul. domani sono un'anima amorevole, Another day, I am a joyful soul. poi sono un'anima gioiosa, Another
the day I am a powerful soul. Poi sono un'anima potente. Experience on different days all the different qualities of I, the soul. Nei diversi giorni sperimento le diverse qualità dell'anima. And then you can upgrade. E poi un livello in più, I, the soul, I am a child of the Supreme Soul. io l'anima sono un figlio dell'anima suprema. Yeah? And experience that personal and private connection with the E divine posso being. sperimentare quella connessione personale e privata con quell'essere divino. The best within you continues to emerge. E il meglio in voi continuerà a riemergere.